Non sono un mago, anzi, spesso non indovino neanche il 50 e 50. Però, onesti, seriamente pensate che perché non segue più la pagina Instagram della Formula 1, Lewis Hamilton si ritiri? Ma dai. Io personalmente non ci credo. Magari succede, per l'amor di Dio, adesso sarete qui a scrivere nei commenti: hai visto, Luigi si è ritirato, fai schifo. Io non ho la palla di cristallo, ragazzi, però dal mio modestissimo punto di vista, Lewis Hamilton non si ritirerà. È così che voglio aprire il secondo episodio della Winter Break e mi avete anche un pochino martellato perché devo marcare di più la I in Winter Break, devo dire più I, ma mi fa piacere che il problema è solo il mio inglese e non il contenuto. Quindi adesso direi di partire. Lewis Hamilton pensa al ritiro o è soltanto l'inizio della rivincita? Andiamo per gradi e partiamo dalle mie sensazioni. Come avrete intuito a inizio video, io credo e sono anche abbastanza sicuro che Lewis Hamilton non si ritirerà. Non vi è però una reale evidenza in ciò che dico, non porto fatti concreti, notizie concrete che testimoniano un Lewis Hamilton presente al 100% in griglia l'anno prossimo. Ovviamente porto delle tesi a mio favore, ma analizzerò anche le voci di altre persone. Parto dalla mia e vi dico che Lewis Hamilton ci ha abituato a tanti giochetti psicologici. A pelle mi verrebbe da dire che non vuol far terminare questo mondiale. Vuole far durare questo campionato 2 anni. Un po' per dire che ha perso momentaneamente. Sta mantenendo calda la situazione. È un po' come quando prepari da mangiare ma lasci tutto in pentola anche se è pronto per farlo rimanere caldo. Stessa identica roba. Non si è presentato alla premiazione non tanto per la delusione della gara, di come è stata gestita eccetera eccetera eccetera, ma perché lui è stato sconfitto. Insomma, sta rosicando. Non ha accettato la sconfitta. Da cosa capisco ciò? Da due cose: che è stato il primo a impedire alla Mercedes di indagare la gara e perché si è congratulato con Verstappen. Sa di aver perso in gara. Facciamo finta che il ricorso avrebbe portato Hamilton a vincitore del mondiale. Lui, in cuor suo, sapeva di aver perso in gara. Quindi penso che questo sia un silenzio del tipo risorgo dalle ceneri, di tranquilli, sono in pausa, ma non mi ritiro. E quindi mi verrebbe da dire che se si ritira, perché può anche essere, non lo fa per la delusione in sé, ma perché magari è vecchio. La mia sensazione è quella che Luigi non si ritirerà, ma sicuro, quel che è certo è che lui sta vivendo forti tormenti nella sua testa. Cosa dice invece l'internet al riguardo? Intanto ho pubblicato un sondaggio sulla mia sezione community del canale, quindi mi raccomando iscrivetevi perché così siete al corrente di ciò, e il 70% di voi circa pensa che Lewis Hamilton non si ritirerà. Bene, perché siamo in tanti a pensarla in questo modo, se sbagliamo in tanti. A parte tutto, è voce un po' più forte che Lewis Hamilton non si ritirerà, ma non tutti dicono lo stesso. E quindi mi rifaccio alle parole di Bernie Ecclestone, perché odio profondamente le fake news. L'ex capo del circus non ha detto che Hamilton si ritirerà, ha semplicemente affermato che, parlando con il padre, ha percepito una forte delusione, tanto che lui pensa che stia covando il ritiro. Non ha parlato in maniera diretta del figlio e quindi non vi è certezza nelle sue parole. Un conto è avere la certezza e un conto è avere la sensazione. Anche io prima ho espresso una sensazione e anche Bernie ha espresso la sua. Di certo la mia sensazione varrà di meno rispetto alla sua, perché dentro all'ambiente Formula 1 da svariati anni è qualcuno, è sicuramente una persona autorevole, io invece sono uno youtuber di insuccesso, e quindi la sua parola può scatenare il panico. La mia invece può scatenare al massimo un paio di dislike. Però specifichiamo che lui non ha mai detto che Lewis Hamilton si ritirerà, per certo. Quello che pensa lui però è che lo farà. Ma io non penso semplicemente per rispetto alla Mercedes e al lavoro per la Mercedes. Lewis non lascerà la casa tedesca con le pacche nell'acqua all'ultimo, abbandonando gli sviluppi, abbandonando tutto, semplicemente perché una delusione forte lo attanaglia. È un uomo dai valori chiari, una persona seria e non distruggerà il lavoro a chi l'ha reso grande. Hamilton prima della Mercedes era un pilota promettente, un ottimo pilota, ma nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe diventato il più forte di tutti i tempi. Ammettiamolo, anche io, ammettiamolo. Inoltre ho letto tanti articoli che avvertono sul fatto di
Hamilton ha tutto da perdere nel 2022. Perché? Non capisco il perché. Tutte le motivazioni che ho letto e che vi riporterò con voi, poi magari ditemi nei commenti la vostra, mettono Hamilton in una posizione più tranquilla. Al contrario di ciò che si dice, Hamilton nel 2022 ha tutte le scusanti per poter non rivincere il mondiale. Prima su tutte, non ha vinto lui il mondiale, non è lui l'uomo da battere. L'uomo da battere è Max Verstappen. È lui che deve difendere il titolo, non Hamilton. Fortuna o non fortuna, chi ha tagliato davanti a tutti è Verstappen. Inoltre, cambiano le vetture. L'ho raccontato nel video precedente, quindi magari andatevelo a recuperare e lo trovate in alto nelle schede. Un cambiamento così grande creerà sicuramente problemi a piloti giovani e piloti un pelino più vecchiotti, e soprattutto a questi ultimi. È vero che Hamilton è un 7 volte campione del mondo, è fortissimo, tutto quello che volete voi, ma abituarsi a nuove configurazioni, a un cambio così importante del regolamento non è facile, soprattutto se hai vinto tutto nell'era turbo ibrido, quando appunto c'è stato il cambio regolamentare. Sei abituato a certi meccanismi, quindi non lo darei per scontato un Hamilton vincente. Inoltre questo cambio regolamentare rimette in gioco tanti altri team. Prendo ad esempio McLaren e Ferrari. Non smetterò mai di dire che McLaren e Ferrari sono due team ostici, perché hanno potuto sviluppare l'auto di più di Mercedes e Red Bull. Quindi Hamilton potrebbe trovarsi addirittura a lottare per la quinta posizione. Se si svegliano Ferrari e McLaren? Non lo possiamo sapere fin quando non inizia il campionato. Cioè, in quando ti trovi in una situazione del genere, tutti hanno da perdere, non solo Hamilton. Essendo Hamilton un perenne vincente, se perde durante il cambio regolamentare, secondo me ci sta. È giusto. Se dovesse vincere diventerebbe il fenomeno con la F grande, perché ha battuto Verstappen, ha battuto il regolamento e ha battuto il record di Schumacher. Se non dovesse vincere, sti cazzi. Io però voglio sapere la vostra nei commenti. Ho detto semplicemente la mia, ho analizzato poco quella che è la situazione esterna, ho riportato soltanto la notizia più importante. Adesso tocca a voi. Scrivete nei commenti cosa pensate, cosa dite, cosa non dite, e io cercherò di rispondervi a tutti. Adesso però vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci si becca al prossimo episodio della Winter Break. Ciao.